Come studiare una lingua partendo da zero, o quasi. Hey, il mio nome è Paolina e su questo canale ti insegno italiano. Oggi voglio condividere dei modi che io sto utilizzando per imparare lo spagnolo e spero che questi consigli possano esserti d'ayudo. La primera vez que yo entendí el español fue cuando yo tenía, creo, 14, 15 años, porque yo amo las telenovelas, me encantan. En Italia ellos son muy populares. Escuchaba mucha música en español y de Argentina y también de España. Y vale, yo estoy estudiando el español ahora mismo y en días, semanas, yo comencé, yo creo, settembre, ottobre, creo, puede ser. Coño, non mi acuerdo. Questo è il mio attuale modo di esprimermi in spagnolo. Non sono per niente fluente, ma 2 mesi fa non riuscivo neanche lontanamente a dire nulla. Non riuscivo a dire nulla, zero. Quindi sto vedendo in questo periodo, dei miglioramenti. Sto vedendo che il mio studio ha effettivamente dei risultati. Cosa sto facendo con lo spagnolo? Punto primo, ho una regola. Ogni singolo giorno, almeno 5 minuti, minimo 5 minuti, devo per forza ascoltare o leggere qualcosa in spagnolo. Non posso non farlo. Sono obbligata, devo, e sono obbligata da me stessa. Io sono la persona che deve fare attenzione a questa cosa. Io devo obbligarmi. Io devo essere costante, regolare. Quindi ogni singolo giorno ascolto o leggo almeno 5 minuti. Di meno no. Non vado a dormire se non lo faccio. Perché? Perché voglio che questa sia un'abitudine. Voglio essere regolare e costante. Vi dirò di più. Ho fatto un sogno. Ho sognato in spagnolo. Ogni giorno cerco materiali, video, testi in spagnolo. Quindi tu puoi fare lo stesso, puoi fare la stessa cosa in italiano. Cerca un video, una lettura adatti al tuo livello di buona qualità. Chef's kiss. Un errore che facevo in passato era aspettare
aspettare di avere tanto tempo, ma in realtà è difficile essere costante, essere regolare, se si aspetta il momento perfetto, se si aspetta la motivazione. Qualche volta non mi va di ascoltare o leggere in spagnolo perché sono stanca, perché lo vedo come lavoro, lo vedo come qualcosa che devo fare. Però 5 minuti li ho sempre, 100%. E una cosa bellissima, una cosa splendida è che quando inizio con 5 minuti, di solito faccio di più e sto vedendo i risultati. Sto vedendo che ogni giorno il mio spagnolo sta migliorando. Un altro problema comune, un altro problema frequente è che le persone vogliono parlare subito, perfettamente. Le persone vogliono subito capire tutto e non hanno pazienza per gli errori, per le difficoltà. A volte non ricordiamo le parole, non fa niente, non è un problema. Studiare una lingua non significa fare uno sprint, non è una gara e vi assicuro che con mesi e mesi di costanza vedrete degli ottimi risultati. In spagnolo sto seguendo dei canali YouTube come ad esempio Dreaming Spanish, mi piace tantissimo, oppure altri podcast e canali di input lento e comprensibile. E piano piano sto accrescendo il mio vocabolario, le parole che conosco, anche quando sono molto diverse dall'italiano. Ad esempio, questi sono occhiali, ma in spagnolo sono gafas. Molto diverso, ma ho visto tanti video e mi ricordo che questi sono gli occhiali in italiano, gafas in spagnolo. Oltre ai video, mi piace anche giocare un po' con la mia memoria per ricordare e sto utilizzando questa applicazione e mi sta piacendo molto perché ogni giorno scopro e imparo, memorizzo nuove parole. Per la lettura ho questo libro che leggo quando ho più tempo, oppure cerco online articoli livello A2, B1 in spagnolo. Quindi se conosci il tuo livello nella lettura,
puoi tranquillamente cercare articoli ad hoc, adatti per il tuo livello. Ho fatto un video sul mio primo canale. Ho 2 canali YouTube. Sul primo ti insegno in inglese a capire qual è il tuo livello, perché non è molto facile. Quindi, se vuoi, ti lascio questo video qui e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!